L'idea del tatuaggio è sempre girata nella testa. L'ho sempre visto come qualcosa di tuo, un disegno sulla tua pelle, qualcosa che ti rappresenta, qualcosa che forse fa vedere agli altri quello che tu hai dentro, ma gli altri non possono vedere. Ciao, sono Pamela, ho 49 anni e ho 2 tatuaggi, uno più grande sulla schiena e uno più piccolo sul braccio, creati, ideati, disegnati e tatuati da Gerry Magni. L'idea del tatuaggio a me sinceramente è venuta tardi. Infatti prima dei tatuaggi che mi ha fatto Gerry non avevo nessun altro tatuaggio. Sinceramente è stata una fortuna perché ho avuto tempo di studiare, sapevo quello che volevo e non sono andata a fare tatuaggi, scritte o tribali o altri tatuaggi che dici che bello, ma poi non ha un significato che coinvolge te come persona e che lo senti tuo nell'animo. Ho deciso appunto di fare questi tatuaggi da Gerry semplicemente perché colpa di mio marito. Lui ha iniziato, ma io voglio farmi un tatuaggio e io gli ho detto lo fai te, non lo faccio io. Al che lui ha fatto il suo tatuaggio cercando però il tatuatore ideale per lui, che fosse un artista e non un tatuatore copio e incollo, ma che sapesse disegnare e che sapesse creare un tatuaggio personalizzato e inerente al significato che lui voleva dare e dopo certamente anch'io volevo dare al mio tatuaggio. Abbiamo trovato tramite siti internet, recensioni Gerry Magni e abbiamo capito che era il tatuatore ad hoc per noi, per quello che volevamo dal tatuaggio. Il primo tatuaggio è un gufo che è il mio animale totemico. Ho deciso di farlo dietro alla schiena per il semplice motivo che il gufo è un animale protettore perché riesce a girare la testa di quasi 360 gradi, quindi ho detto ho bisogno di qualcuno che mi guarda le spalle. Però volevo dargli un significato più importante, quindi ho deciso di fare una lanterna tra le zampe del gufo perché mio marito è la mia luce nel buio e il gufo ha una collanina con una chiave, con un cuore che rappresenta mio figlio perché è la chiave che apre il mio cuore. Il secondo tatuaggio invece è un passero dal petto azzurro con dei papaveri in memoria di mio padre. Il passero dal petto azzurro perché mio papà aveva gli occhi azzurri e il papavero perché in Oriente è il fiore che è legato ai morti, ma anche perché lo vedo molto bene per come era caratterialmente mio padre, che nonostante è nato nella povertà e il papavero nasce ovunque perché basta un pezzettino di asfalto e lui riesce a nascere, però allo stesso tempo è un fiore che esternamente sembra molto delicato perché appena tocchi i petali sembra che si distruggono, eppure lui riesce a resistere nonostante le avversità del tempo e della vita. Il gufo è stato posizionato sulla schiena e devo dire che Gerry mi ha aiutato tanto per trovare la giusta posizione in cui metterlo e adagiarlo perché fosse comunque bello esteticamente. Mi ha aiutato anche tanto perché ogni volta che andava avanti con il progetto mi mandava sempre le foto, messaggi e quindi mi faceva vedere passo dopo passo come stava venendo il disegno, se mi piaceva, se doveva fare delle modifiche. E anche il giorno del tatuaggio, quando mi ricordo mi sono presentata in studio, mi ha detto guarda che ho fatto una piccola modifica al tatuaggio perché aveva visto proprio la sera prima dei documentari per riuscire a farlo il più realistico possibile. Devo dire che anche durante le sessioni il tatuaggio non è stato così doloroso come molti lo pensano. Certo, nella zona della colonna vertebrale o dove c'è l'osso può dare un po' più fastidio, però devo dire che anche Gerry si accorgeva nel caso mi faceva male o c'è stato un giorno che durante la seduta proprio non ero in forma,
abbiamo smesso prima, ha rispettato tantissimo i miei tempi e le mie necessità senza sforzarsi troppo di andare avanti perché doveva finire quel pezzo o perché assolutamente doveva finire cantonando le mie necessità. Per quello no, non c'è niente da dire, sia nell'operazione del disegno, della creazione del tatuaggio che durante le sedute è stato fantastico. Il disegno mi è piaciuto subito moltissimo e devo dire che sinceramente non mi aspettavo che mettendolo su pelle fosse così simile al disegno, realistico, i colori così vividi, e questo veramente mi ha stupito, sicuramente è andato oltre le aspettative. Il tatuaggio devo dire che mi fa sentire più sicura, piace tantissimo alla gente perché entrambi i tatuaggi, anche quest'estate, una signora vietnamita di 71 anni mi ha fatto i complimenti per il tatuaggio. Prima ha visto appunto quello di mio marito e si è messa a dire che insomma gli piaceva perché il dragone è il suo segno zodiacale cinese. Poi ha visto il mio, poi anche spiegando il significato del tatuaggio la gente rimane veramente a bocca aperta. Oltre al fatto del disegno rimane a bocca aperta perché dice cavolo, il tatuatore è riuscito a dargli proprio un significato profondo che calza a pennello su di te. Sinceramente pensavo che quella che potesse avere un po' più di restrizioni è la mamma. Invece io ho detto la prima volta che gliel'ho fatto vedere, dirà sicuramente ma com'è grande, ma non potevi farlo più piccolo? Invece mi guarda e mi dice ma è bellissimo questo tatuaggio. Veramente sono rimasta stupita, forse anche perché, almeno io parlo per i miei genitori, vengono da una generazione in cui i tatuaggi erano proprio delle cose orrende, blu e che con la china, e invece è rimasta proprio stupita. Poi sinceramente vedo che anche le persone sono più propense a vedere un tatuaggio colorato perché forse magari sembra proprio un quadro. Infatti una delle prime, appena finito il tatuaggio, eravamo sempre in vacanza, quindi avevo la schiena coperta, eravamo in un bar, passa una signora e dice ah oh, vedi quella, c'è un tatuaggio che sembra un quadro. È vero. E un'altra volta, sempre un'estate, un ragazzo che faceva il bagnino balinese, anche quello è venuto a vederla, ha voluto capire come mai, cosa aveva fatto, chi l'aveva fatto, come era stato fatto, il significato del tatuaggio. Quindi penso che quando un tatuaggio è bello, universalmente piace. L'idea che avevo dei tatuaggi è cambiata. Io mi ritengo fortunata ad aver scelto una persona che sapesse disegnare bene e sapesse fare il suo lavoro con coscienza, sapendo che comunque poi aveva un disegno, una persona, e doveva essere comunque un bel disegno a prescindere, ma poi dovesse avere un significato profondo. La gente forse prima di tatuarsi dovrebbe capire che cosa vuole rappresentare con un tatuaggio. Non è che te lo devi fare perché è la moda, perché ce l'ha Ronaldo, perché ce l'ha l'attore o cosa, devi tatuarti perché è un'espressione di te stesso. Se qualcuno volesse tatuarsi qualcosa di significativo, consiglierei di venire da Gerry Magni. 92 minuti di applausi! Consiglierei veramente di meditare su un tatuaggio che veramente abbia un significato profondo e non farsi tatuare qualcosa perché, appunto, come dicevo, ce l'ha l'attore, ce l'ha il calciatore, ma qualcosa che lo rappresenta e qualcosa che rappresenta quello che è veramente. Quello che ha tatuato sull'avambraccio non è stato completamente disegnato da Gerry, ma era una cosa appunto che volevo fare e aveva un significato diverso rispetto a quello sulla schiena che invece è stato completamente disegnato da Gerry. Li vivo in maniera diversa semplicemente perché visivamente sono diversi. Questo è più piccolo ed è più visibile anche per me lo vedo tutti i giorni. Quello sulla schiena è più grande, non me lo vedo praticamente mai, però so che c'è.
so che è stato veramente creato per me e che mi rappresenta come rappresenta la mia famiglia. Questo invece è proprio più un in memoria e li vivo in maniera diversa, ma comunque sono innamorate di tutti e due alla stessa maniera. L'idea del libro di Gerry è interessante perché appunto io lo vedo come un artista prima che come un tatuatore e quindi l'idea che lui pubblichi i tatuaggi che ha fatto durante la sua carriera è un accrescimento sia per lui e poi comunque penso che anche per le persone che sono state tatuate da lui è bello perché comunque sai che una parte di te rimarrà anche oltre, si spera. Per chi non si è tatuato da Gerry, l'idea del libro per me avranno un po' di invidia. Comunque è per far vedere anche forse che oltre al copia e incolla ci può essere qualcosa di più. Sicuramente quando vedranno il libro capiranno che c'è un modo più artistico, personalizzato per farsi tatuare. Questa penso che sarà la differenza abissale che vedranno tra i vari tatuaggi. Se qualcuno dopo aver visto la foto del tatuaggio che ho sul libro di Gerry dovesse copiarlo, quantomeno posso dire il mio migliore sono stata la prima. Sarà solamente una scopiazzatura e non sarà mai l'originale. Nella mente c'è sempre l'idea di farsi altri tatuaggi perché avevo pensato di farmi tatuare una carta dei tarocchi, ne avevamo parlato anche con Gerry, perché mia nonna leggeva le carte, faceva i tarocchi. Poi ogni tanto sì c'è qualche idea perché ad esempio ultimamente mi è balenata l'idea di farmi un corvo perché ho scoperto che sono degli animali intelligentissimi, sono molto legati al gruppo familiare che si creano, ad esempio se tu vai da un corvo e gli fai del male, lui lo comunica alla sua famiglia come ti comunica che tu sei una persona negativa, quindi tutti i corvi sanno che tu sei una persona negativa e se ti vedono iniziano a tirarti anche dei sassolini perché gli stai sulle balle. L'idea balena, però devi trovarti proprio nella situazione mentale giusta per farti un tatuaggio e avere la predisposizione d'animo e trovare il giusto momento, il giusto significato, la giusta mentalità per poi affrontare il tatuaggio che, come dico, non fatevi tatuare delle cose di cui poi vi pentite, il tatuaggio deve essere proprio qualcosa che non vi pentirete mai di avere sulla pelle. Dopo tagliane, io parlo a rando.